Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Se vi sono piaciute le foto del progetto dello scaldacollo che avete visto nelle foto in anteprima, restate in mia compagnia che lo realizzeremo assieme. È un progetto molto veloce da realizzare, in un paio d'ore massimo lo potrete preparare, confezionare e è un'idea veramente molto carina sia per realizzarlo personalmente sia anche per farlo come dono. Guardate l'effetto e la texture appunto dati dal protagonista che è il filato Kval e per acquistarlo troverete tutte le informazioni che vi lascio in descrizione sotto al mio video e lo troverete nel sito internet di Emma Fassio. Vi consiglio appunto di andare a sbirciare anche gli altri colori che ci sono. Io ho usato questo splendido e delicato color neve, ma ci sono tantissime altre tonalità, tante nuance veramente molto molto belle. Andiamo a vedere quindi che cosa ci occorre per realizzarlo. Per la lavorazione di questo progetto avremo bisogno di un paio di ferri circolari del numero 8, se non abbiamo i ferri circolari vanno benissimo anche i ferri dritti perché il progetto verrà lavorato con giri di andata e ritorno sui ferri, poi un paio di forbici, un ago da lana per nascondere le codine e due gomitoli naturalmente di questo meraviglioso filato della collezione Kval di Emma Fassio. È un filato che si commenta da solo, guardatelo. Io ho uno di quei filati che definisco gioielli. Ha una composizione veramente strepitosa. È composto dal 70% di lana biologica e 30% di alpaca superfino. Io ho utilizzato il color neve. Ha una metratura per 100 grammi di peso di 65 metri e anche questo è un filato naturalmente made in Italy. È ideale per essere lavorato sia con i ferri tradizionali, quindi che con i ferri circolari, e va benissimo anche la lavorazione con l'uncinetto, si lavora con i ferri o gli uncinetti del 7 o dell'8. È un filato che è perfetto per realizzare accessori come lo scaldacollo che andremo a fare oggi assieme, ma anche si possono fare dei maglioni, dei poncho, dei colli e dei cappelli. Quindi questa sua composizione lo rendono molto leggero, morbido, caldo e adatto quindi a dei capi pesanti per l'inverno inoltrato. Guardate il filato com'è bello, è praticamente composto, è a tratti più sottile e a tratti più spesso, quindi il filato appunto che è ingabbiato da questo filo che per alcuni tratti lo trattiene, poi per certi altri è lasciato libero, la sua fibra è lasciata libera e quindi dà tipo questo ciuffo sembra quasi del cotone, è bellissimo e quindi quando viene lavorato da solo, anche con una lavorazione molto semplice, crea un effetto veramente unico, direi unico. Con i ferri del numero 8 andiamo ad avviare 14 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, quindi sono sufficienti veramente poche maglie e la nostra lavorazione che andremo a fare sarà a maglia a legaccio, quindi lavoreremo sempre le nostre maglie a diritto. Quindi come vedete è un progetto semplicissimo a cui si possono approcciare anche le principianti ed ottenere l'emozione di avere questa texture per questo scaldacollo veramente molto molto particolare ed elegante. Quindi lavoriamo tutte le nostre maglie a diritto . Alla fine
giriamo il nostro lavoro e continuiamo la nostra lavorazione sempre a diritto. Quindi nulla di più semplice. Mano a mano che lo lavoriamo avremo la soddisfazione di vedere l'effetto che questo filato ci regalerà. Io ho lavorato il mio scaldacollo per una lunghezza di 95 cm. Vedete, questo è il risultato che io ho ottenuto. Guardate com'è bella la texture della lavorazione che si ottiene. Quindi vi faccio vedere. Io l'ho lavorato appunto a maglia rasata in lunghezza. La larghezza del mio scaldacollo sarà di 18 cm e l'ho lavorato per una lunghezza di 95. Adesso andrò a chiudere le mie maglie. Quindi andrò a chiudere i miei punti. Vado a chiudere in questo modo. Lavoro la prima maglia, lavoro la seconda maglia, prendo la prima maglia lavorata e la passo sulla prima, e così via via per tutte le maglie di lavorazione. Ora prendo il rettangolo del mio scaldacollo e lo piego in questo modo, quindi sovrappongo il rettangolo ripiegandolo in questo modo. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Quindi questo è il mio rettangolo, prendo un lato e lo ripiego così, prendo l'altro lato e lo sovrappongo in questo modo e vado a fare le cuciture in questi due lati dello scaldacollo. Questo sarà appunto la parte dove passerà la mia testa e sarà parecchio ampia perché qui lascerò aperto, quindi questa apertura servirà per infilarci la testa, e questa è appunto la parte che andrà a stare davanti al petto, quindi per tenerci caldi. Quindi procedo prima a cucire a questo lato la punta e poi passo a quest'altro con il mio ago da lana. Procedo ad affrancare il mio lavoro. Con delicatezza, senza tirare eccessivamente il filo. Anche oggi il nostro video tutorial è giunto alla fine. Spero che questo progetto sia stato di vostro gradimento. L'effetto di questo scaldacollo è veramente spettacolare e il merito è tutto del protagonista, il filato Kval. L'idea potrebbe essere molto carina e interessante per realizzarlo per voi o per fare qualche dono di Natale. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video tutorial. Un abbraccio, ciao ciao!